Ciao Gnari e bentornati nel canale del Barba. Sono qua oggi per dimostrarvi che anche un impasto fatto a mano e con solo 8 ore di lievitazione potrà darvi degli ottimi risultati sia in sede di cottura che in digeribilità. Quindi non è per forza necessario che l'impasto maturi e lieviti per 24 ore complessive o di più. Vedrete che anche con questa modalità di impasto riusciremo a avere un ottimo risultato e ve lo voglio mostrare. Elenchiamo ora gli ingredienti necessari per fare 2 panielli di 230 grammi circa con idratazione al 65%. Quindi abbiamo 280 grammi di farina, 180 grammi di acqua, 6 grammi di sale, 0,6 grammi di lievito fresco, vedete è veramente pochissimo. Questa ricetta è misurata per una lievitazione a temperatura ambiente a 19 gradi. Naturalmente dovete cercare di adeguarvi alla temperatura che avete in casa, perché più alta sarà la temperatura che avete in casa e minore dovrà essere il lievito. Quindi, per fare un esempio, se questa ricetta è studiata per 19 gradi di temperatura ambiente con 0,6 grammi di lievito fresco, dovrete, a mio parere, ridurre di circa 0,05 grammi se salite di un grado, quindi per 20 gradi. Se avete 21 gradi in casa, ridurrete di 0,1 grammo di lievito e così via. Questo è quello che io ritengo in base alle mie esperienze. Eccoci al procedimento. Per prima cosa prendiamo il lievito fresco di birra e lo andiamo a sciogliere nell'acqua. Andiamo a inserire tutta l'acqua nella ciotola e andiamo a inserire la prima parte di farina, cominciando a mescolare. Vado sempre ad aggiungere man mano un po' di farina. Vedete che per adesso è una bella crema. L'impasto comincia man mano ad addensarsi. A questo punto inserisco il sale. Dobbiamo far sì che il composto assorba man mano tutta l'acqua, quindi non dovremo avere più farina secca nella ciotola. Cominciamo a modificare il movimento con il cucchiaio, a raccogliere dalla parte inferiore e a spingere verso il centro. Vedete che assorbe sempre di più, spero che si riesca a vedere. Prendiamo col cucchiaio e schiacciamo, prendiamo dal basso e schiacciamo verso il centro e continuiamo così. Ultimo passaggio con la farina, mettiamo la residua. A questo punto mi piace passare a quest'altro attrezzo che mi permette di evitare che la farina si secchi. Quindi continuiamo, la gestualità è sempre la medesima, ma andiamo a togliere dalle pareti la farina. Vedete che diventa sempre più idratato? Per chi poi ha voglia di sporcarsi un po' le mani, molti si lamentano che non hanno voglia, si può fare questo movimento anche a mano. Si prende dal basso e si spinge al centro, si prende dal basso e si spinge al centro e si continua. Vedete che l'impasto ha quasi assorbito tutta la farina. In questo momento l'impasto
non è appiccicoso, si lascia lavorare molto bene e non resta attaccato alle mani. Ok, vedete? L'impasto ora ha assorbito tutta la farina, quindi ci spostiamo sul piano, facciamo semplicemente una breve lavorazione senza stressarlo e lo andiamo a coprire con un panno bagnato per circa 20 minuti, mezz'ora. Anche qui dipende dalla temperatura che avete in casa. In questo caso, avendo io 19-20 gradi, intendo lasciarlo almeno una mezz'oretta a riposare. Tra poco lo riprenderemo. Dopo mezz'ora di riposo andiamo a scoprire il nostro impasto. Vediamo che è ancora piuttosto grezzo. Ora dovremo lavorarlo perché dobbiamo ottenere un impasto liscio. Quindi qui appunto lo andiamo a lavorare. Facciamo alcune pieghe per inglobare l'aria. Andiamo a ripiegare su se stesso. Vedete che già diventa molto più liscio. Io lo piego su se stesso. Ecco qui. Andiamo a piegare. Ora vedete che già in confronto prima è molto più liscio. Andiamo ancora a coprirlo per una ventina di minuti e ripeteremo questo passaggio. Ok, ultimo passaggio. A questo punto lo andremo a inserire in una ciotola e lo lasceremo riposare per almeno 4-5 ore. Ci vediamo tra questo lasso di tempo per fare i panielli prima della cottura. Andiamo a piegarli, piccola piellatura, sempre come prima, su se stessi. Eccoci, il pannello è già formato, eccolo qui. Lo andiamo a sigillare nella parte inferiore, ok? Mostro da vicino, vedete delle belle bolle. Abbiamo dato forza al nostro pannello e li mettiamo a riposare per l'appretto per circa 3 ore e mezza, sempre a temperatura ambiente. Ok? Ci vediamo tra poco per la stesura e la cottura. Dopo circa 3 ore, eccoci qui, andiamo a stendere la nostra pizza. Spingere l'aria nel cornicione.
Inforniamo. Due minuti, però niente male. Farei ancora una girata e ancora 30 secondi, però non è niente male. Dopo altri 20-25 secondi, eccola qui. Vediamola sotto. Allora. Ciao Gnari e bentornati nel canale del vostro barba preferito. Sono qua oggi per